Buonasera a tutti e benvenuti a Eclettica. Eclettica, mostra personale dell'artista valdostana Franca Fabrizio. Perché eclettica? Perché ci sono nel mondo dell'arte una tipologia di autori che non riesce a stare all'interno di confini troppo limitanti per quella che è la loro creatività, proprio perché vivono l'arte e il fare arte, il gesto pittorico, non solo come momento di manifestazione del sé, ma anche come momento evolutivo. Quindi la trasversalità e la sinergia tra vari tipi di stili pittorici vanno a generare o a mostrare tutte quelle sfaccettature necessarie per l'autore per compiere quel percorso di conoscenza di sé. Franca Fabrizio, come potete vedere, quindi mostra questi stili molto differenti tra loro, ma con una base espressiva fondamentale, che è quella dell'emozione. Emozione, irrazionalità, impulsività, narrazione di quello che è un percorso di confusione interiore che giunge alla consapevolezza nel momento in cui si presta a compiere questo gesto pittorico. Protagonista qui alla Borgo Pio Art Gallery di Roma, tra l'altro fino un periodo molto lungo, fino al 9 di maggio, quindi c'è la possibilità di venire a vedere dal vivo questo affascinante percorso poliedrico dell'autrice. Mostra appunto diverse sfaccettature. La base narrativa, come si può vedere, è l'espressionismo che si manifesta in maniera particolarmente chiara nei suoi paesaggi, nei paesaggi montani. Perché? Perché presenta le caratteristiche, quindi la mancanza di chiaroscuro, la mancanza di prospettiva così come regolarmente, tradizionalmente intesa, questi bordi presenti, questa apparenza irreale che lei mantiene con colori diversi dai fauve, no? I fauve sono stati i precursori dell'espressionismo, usavano questi colori molto violenti a volte, molto impulsivi. Lei li sfuma invece, li attenua, proprio perché così possono appartenere al suo mondo onirico, sognante, e comunque fortemente emozionale. Quindi questo espressionismo che si manifesta attraverso queste situazioni montane, le montagne della Val d'Aosta, ma anche con l'introduzione spesso di un elemento di disturbo che sono i cavallini, per esempio. Possiamo vedere lì questa opera Energia elettrica, quindi completamente decontestualizzati, completamente sollevati, no? Quasi dal cielo. Perché? Perché qua comincia a entrare l'altra anima di Franca Fabrizio, che è quella surrealista, quella che tende verso il surrealismo, e quindi cominciamo a vedere un leggero percorso che va verso appunto questa dimensione onirica. Anche in questo caso però Franca Fabrizio personalizza. Perché? Perché non c'è l'accezione del surrealismo, quello più legato all'incubo, quello più inquietante, quello più disturbante, che si può notare nelle opere di Salvador Dalì o di Max Ernst. Piuttosto invece tende verso quell'approccio un pochino più sognante, onirico, un po' più delicato, sebbene sempre fortemente enigmatico, che ha avuto il surrealista belga Paul Delvaux, oppure nell'accezione, nello sguardo più surrealista, anche la messicana Frida Kahlo. Quindi tutto questo mondo fuoriesce nelle opere che mantengono sempre una figurazione molto espressionista, nelle opere, ecco, possiamo andare qua, dove appaiono occhi
che sembrano guardare, sembrano quasi stimolare l'osservatore ad andare oltre, a vedere di più di quello che appare a un primo sguardo, no? Cercando un'interpretazione diversa, un'interpretazione, un collegamento interiore che fuoriesce dai simboli che costantemente Franca Fabrizio appone nelle sue tele. Quindi simbolismo che si mescola, voglio dire, al surrealismo, come è giusto che sia, come è normale che sia, proprio perché c'è la necessità per Franca Fabrizio di condurre l'osservatore nel suo mondo, un mondo immaginativo, un mondo in cui va anche a riflettere, quindi c'è anche l'approccio più razionale, perché lei va a riflettere anche sulle sfaccettature della società contemporanea e quindi si interroga, stimola proprio attraverso questa simbologia o queste figure che sembrano un po' fluttuare, no? Nelle tele, siano cavalli o siano personaggi, vanno a inserirsi in maniera quasi decontestualizzata sulla tela. Vanno a stimolare appunto questi quesiti, queste domande universali che lei si pone nel caso specifico di questa opera, di questa tela, desiderio di pace e amore. Quindi si va un pochino a ripercorrere il passato, le emozioni, il presente, quasi un pochino a volersi astrarre da quella che è una realtà contemporanea che spesso dimentica, induce l'essere umano a considerare più ciò che ha piuttosto che invece ciò che è, quindi si va a perdere l'essenza. Franca Fabrizio attraverso le sue opere più surrealiste riconduce verso l'essenza. E poi c'è la serie pittorica più recente che abbraccia l'informale pur senza mai dimenticare quella sottile figurazione espressionista, perché il filo conduttore qua è l'espressionismo, che la contraddistingue. Quindi qua siamo su un informale materico. Perché? Perché la materia va a rendere concreto o a evidenziare quelle parti che hanno bisogno di una struttura diversa. Quindi, per esempio, Green World, che è l'opera che è qua alle sue spalle, ok? Green World, qua la gamma cromatica ovviamente si lega al verde, alla natura, a tutto quello che è una foresta rigogliosa, no? Dove si posiziona a parte i suoi soliti occhi che vanno a scrutare non solo l'osservatore, ma lo attraggono quasi calamitandolo verso la tela o suggerendogli di avvicinarsi per notare meglio in maniera più dettagliata quello che è il messaggio. Quindi questi tronchi stilizzati che evocano appunto la presenza di una foresta, ma andando, quindi seguendo il suggerimento degli occhi, si va verso la tela da cui fuoriescono degli elementi materici che sono le linguette delle lattine. Qui c'è una sensibilità di Franca Fabrizio nei confronti di una natura che sta andando, che è trascurata dall'uomo, no? Quindi questo elemento materico, queste lattine, linguette di lattine, vanno a evidenziare quello che è l'approccio, questa disattenzione nei confronti di una natura che invece ha bisogno di essere valorizzata, ha bisogno di essere notata, e quindi quel reticolo del bianco, quel reticolato bianco che potrebbe apparire a un primo sguardo superficiale non nel senso dispregiativo del termine, ma di superficie, non è più un collegamento, no, tra le varie parti della foresta o della giungla, o vogliamola vedere, perché Franca poi lascia anche liberamente interpretare all'osservatore quello che è l'impatto che riceve, diventa un reticolo che intrappola appunto la natura
tenendola sempre, come dire, quasi a voler in qualche modo sottolineare quanto sia pericoloso l'atteggiamento di un uomo che ormai sta dimenticando quello che è l'attenzione verso la natura e che con la sua azione costante va proprio a danneggiare ciò che invece è più prezioso per l'essere umano, e chi più di una valdostana che vive costantemente, no, immersa nella natura, nelle montagne, può non avere sensibilità in questo. E ancora, Viaggio onirico. Viaggio onirico è un'opera in cui la figurazione espressionista emerge in maniera più decisa. Anche qua il dialogo che Franca Fabrizio aziona è quello tra la sua impulsività, tra il suo impeto narrativo completamente irrazionale e completamente slegato da quella che è un approccio più mentale, quindi ha questa parte molto più figurativa, e poi il ricevente, che è il fruitore, che non può fare a meno di immergersi in questa atmosfera, di desiderare di entrare in questo spazio dove o camminare o ricordare un momento simile vissuto, oppure camminare tra le vie di questi palazzi, di questa città ideale che sembra un po' sospesa tra il cielo e un terreno sottostante, fatto invece di logica, no? Costituito da numeri, costituito da elementi che rappresentano la contingenza, ok? Rappresentano tutto ciò da cui l'uomo non riesce a distaccarsi e quindi a cui rimane legato nella sua quotidianità. Ma l'elemento materico qua interviene anche in una maniera diversa, perché questo, nello specifico, sembra quasi essere una porta magica tra il mondo pratico e contingente, appunto come detto poco prima, e l'altro, quello sognante, a cui l'anima può accedere ogni qualvolta ne sente il bisogno. Quindi c'è questo passaggio, questa porta rappresenta il passaggio tra il reale e l'immaginato, tra il prima e il dopo, tra il ricordo oppure il desiderio di essere proprio all'interno di questo mondo ideale e sognante in cui Franca Fabrizio vive il suo essere artista. E ancora, e qua c'è anche un significato filosofico un pochino più profondo in Donne sportive, per esempio, dove Franca Fabrizio ovviamente utilizza il rosa proprio perché per celebrare quella che è la natura femminile, e rappresenta in maniera sempre molto stilizzata delle figure femminili che si stanno allenando. Quindi qual è il messaggio? Il messaggio è che la donna può essere molto emozionale, ma può anche essere quella che mette in campo la sua determinazione, la sua voglia il suo impegno, la sua voglia di raggiungere un obiettivo. E se voi notate, l'opera non mette la donna non fa emergere la competitività, no? Perché la sfida che Franca Fabrizio descrive è quella con se stesse, quella con la capacità di attingere a una forza interiore che è quella attraverso cui si può raggiungere l'obiettivo. E qui quindi appare anche il significato, il secondo strato del significato, quindi quello filosofico che induce Franca Fabrizio a suggerire di non lasciarsi frenare dai limiti, dalle imposizioni che vengono dall'esterno, da una società spesso a volte troppo maschilista, ancora troppo legata al maschile più che maschilista, e quindi a credere invece in se stessi, ad attingere alla propria forza, perché poi di fatto questo è il cammino che ha percorso lei da quando ha iniziato a dipingere e a cimentarsi con l'arte.
Franca Fabrizio è un'artista che sta compiendo, appunto, come dicevo, un percorso interessante, molto interessante, sia in Italia che all'estero. Ha partecipato a molte mostre collettive, appunto, in diverse parti, in diverse città d'Italia, ma anche in Francia, in Austria, in Belgio, li leggo perché sennò non mi ricordo, in Svizzera, in Spagna e in Norvegia, Portogallo. Ed è stata inserita nell'edizione 2024 dell'Atlante dell'Arte Contemporanea Incorporated col Metropolitan Museum di New York e nella 2026 MoMA Edition, ed è stata selezionata per la Biennale di Venezia 2026 per il padiglione Guatemala. Quindi io vi ho dato un po' un'infarinatura, però invito sempre poi le persone a venire a vedere, perché il rapporto che si ha diretto con l'opera ha tutto un altro impatto, anche perché è sempre molto personale e Franca Fabrizio stimola proprio la risposta personale del fruitore, no? Attraverso appunto questi messaggi subliminali che nasconde nelle sue opere, oppure anche attraverso la figurazione che non scompare mai neanche dalle opere più informali. Quindi invito tutti a venire, la mostra sarà visitabile qui alla Borgo Pio Art Gallery in via degli Ombrellari 2 a Roma da oggi fino al 9 di maggio, quindi venite a vedere e a lasciarvi trasportare nel mondo onirico, immaginario di Franca Fabrizio, eccola qua, la protagonista di questa mostra. E Franca, io guarda, sono molto conquistata dalle tue opere, mi fa piacere. Sono molto molto affascinanti e spero che il pubblico di Roma si lasci affascinare tanto quanto me. Speriamo. Okay. Grazie mille della bellissima Grazie a tutti. Sono teledidattiche le mie, perché è vero, tutti i dinamici.